Ciao e benvenuto su Non mi dire. Ma quando mandi un'email, hai mai notato quelle lettere che vengono di solito messe a capoverso di quando tu devi scrivere un indirizzo A, CC, CCN, che se chiedi in giro magari qualcuno non ti sa nemmeno dire cosa siano, oppure dice ah boh, non lo so, io ho usato sempre A. Eh, ma devi sapere che quelle lettere stanno a significare delle cose ben precise e che eventualmente possono essere anche utilizzate a tuo vantaggio. Quindi non abbandonare il video, resta qui e ti farò vedere a cosa servono. Allora, apri il tuo Gmail, apri la tua email ed ecco comparire quello che ti ho detto prima. Perfetto. Allora, questa qui, la classica A che tu vedi praticamente un po' ovunque, sta a significare a chi inviare l'indirizzo, ok? Qui può andare di tutto, cioè nel senso che possono andare anche più indirizzi. Di solito vengono inseriti gli indirizzi da cui si prefigge una risposta. Quindi ipoteticamente io devo mandare a 4 persone l'email, io se pretendo o anche mi aspetto una risposta da queste 4 persone, allora praticamente le inserisco tutte e 4 all'interno del campo A, perché così so che chi riceve l'email sa che aspetta una risposta da me. Mentre questo campo qui, il campo CC, sta per copia carbone. Capita delle volte in cui ci viene chiesto guarda, mando un'email a Tizio e mettimi in copia così vedo, ok? Questo presuppone il fatto che chi riceve l'email vede a chi è stato messo in copia, ok? Sa che chi viene messo in copia non tende a rispondere, perché diciamo è solo per una dimostrazione per cui è stato messo in copia o per una richiesta, ma di solito non si tende a rispondere e quindi risponderà lui, ok? In più c'è questa funzione, la CCN, praticamente una funzione nascosta o anche un'email nascosta, che significa che qui vengono messi gli indirizzi in copia carbone nascosti a chi? Nascosti a coloro che praticamente vengono inseriti nel campo copia carbone e vengono inseriti nel campo A. Quindi solo chi viene inserito in CCN può vedere a chi è stata inviata l'email e inoltre può anche vedere cosa è scritto. Ovviamente non risponde perché altrimenti viene scamato. Quindi è bene non rispondere. Però è quella classica email che si manda in copia carbone quando si vuole mandare un messaggio un po' più particolare a qualcuno, però ci serve anche la copia conoscenza non visibile di un'altra realtà, di un'altra persona o di un altro ente. Ok? Queste 3 funzioni non ci crederai, ma sono scarsamente utilizzate in maniera corretta, ma anche conosciute. Molte volte non si sa nemmeno a cosa servono, a cosa non servono. Io adesso te l'ho spiegato in maniera molto semplice, rapida, spero che tu le utilizzerai in maniera corretta e niente, se il video ti è piaciuto condividilo, magari condividilo proprio con quelle persone a cui tu hai chiesto e hai detto ma cosa serve il CC e il CCN? Così lo impareranno anche loro. Non ti dimenticare di mettere un like, condividi il video come già ti ho detto, iscriviti al canale e lascia un commento nel momento in cui hai qualcosa da chiedere oppure vuoi puntualizzare qualcosa. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!